Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state? Come stanno gli dei, le forze, gli spiriti, le stanze che ci abitano quotidianamente? Stanno benissimo, stanno in Mao, meraviglia. Come devo stare? Allora, ragazze mie e ragazzi, grazie, grazie, grazie. Ho visto tantissime mail che mi avete mandato in questa settimana. Purtroppo sono riuscita a rispondere soltanto a un paio perché è una settimana molto intensa per me, così saranno le successive, per gli studi di yoga sciamanico, masterclass che sto facendo con la grandissima maestra Selene e quindi ci sto dando dentro più del solito, diciamo. Quindi non ho potuto rispondere alle mail, ho fatto il lavoro per il canale che dovevo fare, volevo fare e quindi sono stata presissima nello sviluppare stati alterati di coscienza, nel parlare con spiriti dei più del normale, ma in uno stato, diciamo, professionale agli occhi sciamanici. Ecco, non so se si può dire così, ma diciamolo, noi creiamo qua, creiamo nell'unione erotica con il divino. Quindi piano piano leggerò anche consulenze, proprio adesso non ne sto facendo perché sono impegnata in questo percorso straordinario che durerà un anno, proprio perché ho deciso di perfezionare tutti i miei strumenti spirituali per potermi concedere, dare sempre di più con forza, energia, determinazione nel portare consapevolezza, libertà. La libertà è tutto quello a cui stiamo auspicando, libertà dalle nostre credenze mentali, libertà da falsi dei, da falsi profeti, da falsi dei che sono le idee sociali, no? E quindi tutto ci conduce all'amore. E fare informazione consapevole rispetto alla vera conoscenza che ti libera dal senso della dualità. E la dualità è quello da cui ci dobbiamo liberare. Liberare. Cioè non c'è altra via, non c'è altra via, non c'è altra via, non c'è altra via. Superamento della dualità. Superamento del bene e del male, superamento di meglio peggio, superamento di tutto ciò che abbiamo usato per vivere la nostra vita fino a questo momento, mettere al timone la mente razionale, dobbiamo toglierla, toglierla dal timone della nostra vita e mettere al timone della nostra vita, come ci diciamo sempre, una mente trascendente, che è la mente della non dualità, l'uomo che trascende la dualità. E immaginare il potere creativo in unione erotica con il divino e non immaginare con i falsi dei sociali, i miti sociali, che sono i miti del potere, del controllo, del potere, dell'ardire di esercitare un controllo sugli eventi, che sono enti, entità, spiriti, dei naturali, cioè a discapito degli dei naturali, che sono gli eventi che ti accadono, le emozioni che ti arrivano. Allora la pratica dello sciamanismo, lo sciamano cosa fa? Lo sciamano è colui che vede lo spirito in ogni cosa, è quello che cerco di passarvi, di trasmettervi da più di un anno ormai a questa parte. Il vedere lo spirito in ogni cosa è la strada per la libertà. Le vostre emozioni sono spiriti, sono dei, come diceva Platone, è idola, sono immagini. Le immagini vengono da un'idea, le idee sono immagini, sono dei, sono simulacri e quindi le vostre idee sono dei nella misura in cui procreate col divino. E quindi stiamo qui a supportare l'amore che è libera scelta di darsi. Se è libera scelta di darsi l'amore significa che c'è una resistenza, significa che c'è una prigione. Certo, le nostre resistenze, che sono le nostre credenze, che quando le crediamo, poi diventano certezze. E là sei fottuto. Cioè, quando diventano certezze sei finito, perché siamo finiti come eravamo finiti tutti, ma meno male che siamo finiti. Ma meno male, così possiamo iniziare. Se non siamo finiti non possiamo essere iniziati. Dobbiamo essere finiti a una vecchia realtà duale, a un uomo che ha messo al timone della sua vita la realtà, la mente duale, e metterla alla mente trascendente, che è l'anima.
Quindi, ragazze mie e ragazzi, grazie, 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 mi darò sempre di più, sempre di più. Ehm, ripeto, le consulenze ne faccio sempre una ogni tanto, ma proprio questi ultimi giorni mi sono dedicata proprio immersa nella pratica dello yoga sciamanico, che è uno stile di vita, tra studio, pratiche, 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 pratiche. Sono andata a letto che ero di una gioia incommensurabile, mai sperimentata prima, perché quando fai oltre le 6 ore di pratica di yoga sciamanico al giorno nello studio, nello studio, con diciamo un'ora di pausa in tutto il giorno, e stai in uno stato trascendente, meraviglioso, miracoloso, vedi cose che non hai mai visto. Il tuo corpo e la tua anima sperimenta quello che ha sempre desiderato, ma che i nostri limiti non gli hanno mai, gli hanno sempre impedito. Quindi stavo dicendo, ehm, che stavo dicendo? Boh, non mi ricordo. Faremo tutto quello che l'anima chiama a fare, insomma. Quindi anche per le consulenze, no? Allora, io vi invito sempre a studiare, questo ormai da una vita. Soprattutto la playlist L'arte sciamanica. Quelli li ho preparati come modulo di base di apprendimento per la scuola iniziatica, va bene? Quindi eh, quando mi chiedete anche sull'amore, quando mi chiedete sul lavoro, no? Ok, io mi auguro sempre, ecco perché poi faccio una cernita, no? A volte perché sono centinaia le mail per le consulenze. E allora io mi spendo con tutti voi perché questa è la missione, cioè è erotismo, è passione pura. Mi auguro che certi concetti siano stati ben compresi, saldi, no? Perché poi quando vi faccio una lettura sapete di cosa sto parlando. Ma soprattutto avete già cambiato la prospettiva. Cioè le cose rimangono le stesse, vanno prese da un'altra prospettiva però. E quindi anche sull'amore, il perché di una certa relazione, la consapevolezza che rende l'uomo libero, e perché il tuo amante mistico, il tuo sposo divino, che ti fa incontrare una certa persona piuttosto che un'altra e ti fa vivere un certo tipo di lavoro o l'assenza di lavoro o la prosperità economica o l'assenza della prosperità economica, sono tutti spiriti. La presenza e l'assenza sono spiriti. Comunicare con lo spirito significa iniziare a dialogare con gli dei e a co-creare con loro. Quindi stavo dicendo anche quando mi chiedete sull'amore, no? Ehm, quando noi viviamo l'amore da una prospettiva di secondo chakra, noi dobbiamo aprire tutti i chakra. Il risveglio della Kundalini dal primo al settimo è l'apertura proprio di tutti i chakra, va bene? L'umanità si trova al terzo chakra, che è anche terza dimensione. Va verso il quarto chakra, cioè quarta dimensione, apertura del cuore. La maggior parte delle persone vivono, ma vi sto dicendo anch'io fino a qualche tempo fa, per carità, cioè, ecco, io vi passo la mia esperienza. Vivono l'amore da un punto di vista di secondo chakra, l'amore col partner. Quando iniziamo ad aprire i chakra, ad essere più consapevoli, l'apertura dei chakra avviene con le pratiche, con la meditazione, con la consapevolezza nel vivere la vostra vita quotidiana come un'esperienza spirituale, tutto, 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 tutto. Ecco, quando voi vivete l'amore da una prospettiva di secondo chakra, la vivete, quando scusami, vivete l'amore da una prospettiva di secondo chakra, allora volete il partner fisico, la persona, allora tutto, l'attenzione si concentra su quella cosa, lasciando tutte le infinite possibilità. Quando l'amore lo vedi col quarto chakra, vedi l'amante mistico, che comunque anche nel secondo chakra l'amante mistico, perché quando parliamo di divinità è da intendersi una realtà complessa che coesiste. Quando aprite il cuore verso l'amante mistico, che il vostro spirito guida, chiamiamolo come vogliamo, sposo celeste, sposa celeste, per i cristiani, quando è entrata la cristianità fu chiamato angelo custode, è sempre la stessa entità, è sempre lo stesso archetipo, la stessa energia.
Allora, quando si sale in consapevolezza, si aprono i chakra, l'amante mistico lo vedi anche nella persona partner, secondo chakra. Ma se noi non lavoriamo sull'apertura della consapevolezza, quindi l'apertura del cuore, che ha l'inclusione come principio fondamentale, rimaniamo legati al secondo chakra e quindi abbiamo attaccamento, paure, ossessioni. Quindi quando tu intendi l'amore con tutti i chakra, allora sei nell'amore di Cristo. Quando lo vediamo quando il nostro sposa celeste, amante mistico, lo vediamo col quarto chakra, è proprio quell'amore che ci compenetra ovunque, in ogni cellula, no? Quando vediamo il nostro amante mistico nei nostri poteri psichici, abbiamo il sesto chakra aperto, cioè il terzo occhio. E quando noi abbiamo la volontà di creare qualcosa nella vita, il nostro amante mistico nel terzo chakra. Il divino è una realtà complessa, ma come anche l'uomo. Ecco, il lavoro di pratiche che faccio fare nella scuola servono all'apertura di questa consapevolezza. Poi faremo anche delle pratiche di yoga, di yoga sciamanico, che è lo yoga primordiale, quello da cui tutti gli altri yoga hanno preso poi spunto, ma è lo yoga delle origini, il vero, original, cioè quello da cui tutte le altre tradizioni hanno preso spunto. Quindi, piano piano, apriremo tante playlist, siamo ormai una marea, una valanga, siamo. Quindi, allora, abbiamo fatto i segni zodiacali di febbraio, abbiamo fatto un po' di giorni fa, abbiamo visto anche il modus operandi per ognuna di voi, segno zodiacale ascendente soprattutto, no? A livello di risveglio di consapevolezza animica, e poi nella realtà fenomenica cosa accade con i tarocchi. Io cercherò proprio di unire lo sciamanesimo con i tarocchi, una cosa, non lo so, ho miliardi di idee nella testa, adesso mi devo dare una calmata, perché è un entusiasmo che mi sgorga da dentro ed è straordinario, straordinario. Ok, allora ragazze mie e ragazzi, oggi facciamo due varianti con le magnifiche carte del drago immaginale di Selene, che sono queste qua, che vi leggerò la spiegazione della carta per quanto riguarda l'apprendimento spirituale per te in questa settimana, dal 3 al 9 febbraio. E poi ci facciamo i tarocchi rispetto alla realtà fenomenica, cosa accade nei fatti, cosa vuole la tua anima manifestare affinché tu possa andare incontro alla tua libertà finale, che la consegui giorno dopo giorno, dopo giorno, come direbbero gli sciamani buddisti, al nirvana, cioè l'estinzione della realtà fenomenica, cioè tutto è una realtà non duale. Ok. Allora, partiamo, facciamo due varianti, sì. Le potete sentire anche tutte e due, no? Soprattutto quando facciamo due varianti, è come se fosse una variante unica. Oggi voglio concentrarmi proprio sul messaggio evolutivo di queste carte e poi nella realtà fenomenica cosa accade per applicare il messaggio della carta. Ok. Allora, dal 3 al 9 febbraio, per tutta la mia meravigliosa famiglia di Taromantic, con le carte del drago immaginale. Allora, due varianti. Prima variante, primo drago. Seconda variante, secondo drago. Allora, ragazzi e miei ragazzi, scegliete, potete partire prima da una e poi l'altra, fatevi ispirare o sentitene solo una, quella che vi attira di più.
E partiamo dalla prima. Ci mettiamo questa qui. Allora, vediamo qual è il messaggio delle carte del drago immaginale per te. Inatteso, c'è qualcosa di inatteso che arriva. Andiamoci a leggere subito questa carta così poi la applichiamo. Numero 10. C'è qualcosa di inatteso che arriva. Inatteso, eccola qua. Infatti ha a che fare con la paura del cambiamento. Allora, c'è qualcosa di inatteso che arriva, poi vediamo con i tarocchi cos'è e come applicare il messaggio della carta. La paura del cambiamento ti può impedire di crescere. Puoi scoprirti intento a far accadere le stesse situazioni che hai vissuto nell'infanzia per una resistenza inconscia al cambiamento. Altre volte puoi ritrovarti a ripetere situazioni che sono state vissute dai tuoi avi per una sorta di obbligo d'amore inconscio. Gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, dee, numi, antenati. Essi possono essere evocati dalla nostra mente, dalle sue resistenze e paure, oppure dal nostro daimon, il nostro spirito guida o angelo custode, che è anche il tuo amante mistico, ok. Per aprirci alle immagini, alle idee, all'energia del daimon, al suo potere immaginativo ed evocativo, devi essere pronto con un alto quoziente di disponibilità, essere aperto, libero, duttile, fiducioso e non attaccato al passato. Il responso del drago. In presenza di questa carta devi aprirti all'inatteso, a tutto ciò che la tua mente non si aspetta e non può figurarsi. E tu stesso dovresti cercare di agire in modi nuovi, insoliti, di invitare nella tua mente idee e pensieri che non hai mai pensato prima. Quindi succederà qualcosa in questa settimana che costringe a uscire dalla zona comfort, affinché tu possa agire in modo diverso rispetto a come avresti agito in precedenza. Il rituale della buona riuscita. Ok, questo è bellissimo, il rituale per la buona riuscita. Ogni giorno fai qualcosa che sorprenda la tua mente. Per esempio, regalati una bicicletta, vendi il televisore, lasciati crescere la barba, esci quando piove senza ombrello, fermati ad ascoltare il vento quando vai di fretta, cambia l'orario in cui vai a dormire, cambiati il nome, spegni il telefono, scrivi a qualcuno che non vedi da anni, vestiti di un colore che non hai mai indossato, cucina un cibo che non hai mai mangiato, mischiando i sapori in modo del tutto nuovo, chiama qualcuno che non senti da tempo e che non avevi alcuna intenzione di sentire. Fai una strada insolita per recarti al lavoro, di ai tuoi colleghi qualcosa che non si aspettano, sorprendi te stesso. Quindi il lavoro di questa settimana affinché noi possiamo essere preparati a un cambiamento che è un ente, un'entità, uno spirito, iniziamo a fare qualcosa che non avremmo mai fatto rispetto ai consigli che ci dà anche la carta. Quindi per questa settimana fai qualcosa che non hai mai fatto ogni giorno, anche cose piccole, semplici, in modo tale da prendere questo cambiamento e co-creare insieme ad esso e non respingerlo. Ok. E quando ti vedi intento a sorprenderti, pronuncia di te gridandolo mentalmente con entusiasmo il mantra Emao. Eccola, la nostra maestra ci viene in sostegno. Emao, come vi dico sempre. Questa parola molto magica significa meraviglia in tibetano. Era il mantra usato da una yogini, monaca buddista e sciamana che visse nel 1100. Si chiamava Machik Labdron. L'animale che ti può aiutare in questo rituale è il lupo. Visualizza il tuo spirito animale sotto forma di lupo nel punto mistico, che è 2 dita sopra la testa e 2 dita più avanti rispetto alla fronte. Cioè, sapete dov'è? Allora, vabbè, non mi faccio vedere in faccia, però vi faccio. Allora, l'attaccatura dei capelli, va bene? L'attaccatura dei capelli, più in alto dell'attaccatura dei capelli, cioè dovete portare gli occhi vicino all'attaccatura dei capelli, mi spiego, a occhi chiusi, vicino all'attaccatura dei capelli, ok. Gli occhi dovete portarli lì, immaginatevi il lupo. E da lì dove si trova il lupo sarà in grado di divorare i pensieri disturbanti che manifestano resistenza al cambiamento prima ancora che possano acquisire un potere di convincimento. Il custode del lupo, oggi vincente e chissà aprirsi al nuovo che soffia nei territori senza montagne.
gira l'angolo insieme ai tuoi antenati e troverai il tuo futuro. Allora, ti stai dicendo, vi ricordate, io vi faccio, vi dissi qualche tempo fa in qualche meditazione, in qualche podcast, non mi sto ricordando, io immagino il giaguaro, perché è il mio animale totem, là sopra, sopra la testa, va bene? Quindi quando arriva un pensiero negativo, un pensiero che mi fa paura, qualcosa che mi fa temere la mente razionale, c'è il giaguaro che se lo mangia. Tant'è che appena sta arrivando il pensiero, vedo lui che fa, e io, grazie, amo, così, fa così. Quindi arriva qualcosa di inatteso, la pratica per questi giorni, 7 giorni dal 3 al 9 febbraio, affinché tu possa abituare a questo cambiamento e prendere il meglio da questo spirito inatteso, fai qualcosa ogni giorno, magari che ne so, scrivete, io lo so che tantissimi di voi che seguite la mia scuola da tanto tempo lo fanno, prendere un quaderno con tutti i 7 giorni, scrivi che cosa hai fatto di diverso in quella giornata, fai per 7 giorni, va bene? Fate questa pratica, ragazze e ragazzi, se volete incentivare ovviamente la co-creazione con il Dio inatteso. E, ogni giorno, magari anche sull'agenda del lavoro che avete, so molte di voi che hanno un'agenda del lavoro e si scrivono tra parentesi sopra la pratica che fate durante la giornata, no? O quella che avete fatto per tenervi il conto. E oggi ho, che ne so, mi sono lavata i denti con la foglia. Vi dico questo perché quando stavo in Australia, che stavo nei boschi, che vi ho raccontato, no? Acutizzavo l'intuito e trovavo certe piantine. Quelle piantine che trovavo, poi le portavo a casa dalla persona, dal fattore della fattoria dove stavo e mi facevo dire che cose che avevo trovato intuitivamente. Lui mi diceva, Frankie, perché mi chiamavano Frankie, hai trovato questa è, che ne so, la pianta per fare quella cosa. Io intuitivamente c'ero arrivata che comunque era commestibile, che serviva a fare qualcosa, no? Allora un giorno trovai una piantina e gliela portai al fattore che si chiamava Alista. Questo ve l'ho raccontato nel mio primo libro, Il risveglio della coscienza, la tesi di laurea in naturopatia. E allora gli portai questa piantissima, questa, e l'ho assaggiata a mio rischio e pericolo, ma no a mio rischio e pericolo perché comunque avevo un intuito pazzesco quando stavo nei boschi in Australia, vivevo lì. Ma lo sai che questa veniva utilizzata per lavarsi i denti? Davvero? Ma pensa, perché aveva un sapore di limone. Insomma, la sbriciolavano col mortaio, se non sbaglio si chiama, no? La mettevano con un po' di olio di cocco e si lavavano i denti con sta piantina. Quindi, che ne so, lavatemi i denti, non lo so, fate una cosa diversa. Oggi ho cambiato strada per andare al lavoro. Ho sempre fatto quella strada, cioè scrivetevi la cosa diversa che avete fatto. Va bene? Ok. Adesso mettiamo il segno qua, caso ci serve di nuovo. Vediamo con i tarocchi cosa accade in questa settimana. Vabbè, tu stai prendendo? Sì. Allora, prendiamo i tarocchi. Quali ci prendiamo, ragazzi? Ne ho 850 miliardi di tarocchi qua io. Ci prendiamo questi. Vediamo. Quali sono gli eventi, enti, entità, spiriti, dei, numi, daimones che la tua anima vuole farti sperimentare in questa settimana potenzialmente affinché tu possa sciogliere paure, resistenze, attaccamenti che ti separano dall'amore e dalla libertà. Vediamo. Eventi principali. Vediamo prima la parte generale, poi facciamo l'amore. Eventi principali. Eventi principali. Allora, vediamo un po'. Eventi principali. 2 di bastoni. Ti vedo pensare qua. Tempo di scelta. Lavoro. Ci sono delle opportunità di lavoro qua che stavi aspettando probabilmente. Probabilmente stavi aspettando delle opportunità. 6 di spade. O sei andato via da un lavoro o qua c'è un trasferimento che sta arrivando, Oppure c'è qualcosa, se per esempio lavori in proprio, arriva una possibile collaborazione con qualcuno.
o sei tu che la fai o qualcuno che la propone, ma io qua vedo un'intesa col 3 di denari. Un'intesa, mi viene in spagnolo, trabajare in equipo, mi viene di, cioè, lavorare in gruppo, lavorare in gruppo. Vediamo ancora. 4 i denari, vedo stabilità comunque, vedo stabilità in questi giorni, stabilità, stare con le tue cose, stabilità e proteggere le tue cose. Allora, è una settimana dove ti vedo concentrato soprattutto per ciò che riguarda la pragmaticità, anche la casa, il lavoro. Il lavoro va bene. Per molti di voi, ora vi dico un'altra cosa, per molti di voi il lavoro va bene, vi vedo proteggere le vostre cose, magari non facendo tante spese azzardate o non facendo tante cose, ci può essere uno spostamento inatteso dove magari non c'è ancora la possibilità di farlo per motivi economici. Ecco cosa vi volevo dire con l'inatteso. Ci può essere uno spostamento che non si può fare per certi motivi. Mi dicono questo, c'è la ruota della fortuna, la torre, sì, può succedere un trasferimento che non vi aspettate o uno spostamento inatteso che dovete fare ma non ci sono abbastanza, ma lo fate pelo pelo, diciamo, però è necessario fare questo spostamento per maggiore stabilità, non lo so, vedete un po' dove vi risuona. Vediamo perché il 7 di bastoni. Il 2 di denari di lavoro, qualcosa nel lavoro può accadere, uno spostamento dove c'è un po' di resistenza a fare per alcuni di voi, uno spostamento improvviso o un cambio improvviso che c'è resistenza a fare, però fatela perché qua mi dice c'è la stella, cioè fatela che cosa vuol dire? Preparatevi a un cambiamento, uno spostamento o un trasferimento, qualcosa che sta arrivando che vi sposta, che mi parla a livello lavorativo o a livello pragmatico. Questo può essere un evento inatteso che vi è richiesto affinché possiate sviluppare determinate doti, capacità e talenti. Cioè, per esempio, vi faccio anche un altro esempio, dovete fare uno spostamento e ci sono dei limiti perché non c'è abbastanza risorse. O vi dicono di fare uno spostamento, però voi dovete rivendicare più denaro. Tutto questo è relativo a qualcosa che dovete sviluppare, un talento, un'acquisizione, è un evento, un'ente, entità, spirito. Ok? Vediamo sul 6 di spade, 9 di coppe. O dovete fare un viaggio ma non ci sono abbastanza soldi e dovete ristabilire le vostre priorità, quindi fatelo questo, fate le pratiche affinché voi possiate aprirvi a questo cambiamento. O per altri di voi state nella vostra zona comfort, in questo caso è una zona dove non ci vedo niente di male in questa settimana perché vi vedo stare bene. Però vi dicono una cosa, questa zona comfort può essere minata a tuo favore. Che vuol dire può essere minata a tuo favore? Perché c'è la carta di inatteso. Magari approfitta di questa zona comfort per applicarti al cambiamento. Perché ti vedo per alcune di voi che avete una settimana tranquilla dove proteggete il vostro stare in casa o stare nelle vostre cose. Il 7 di bastoni, no, perché ho tanto da fare, io nelle mie cose ho tanto da fare, mi proteggo dal resto del mondo, cioè difendo le mie cose. Approfittatene per fare delle pratiche, come ha detto questa carta, diverse, per abituarvi a un certo cambiamento che state portando in essere dentro di voi e che presto germoglierà. Va bene? Ok, va bene ragazze mie e ragazzi, adesso ci andiamo a vedere l'amore. Vediamo sempre queste carte. Allora, mettiamoci queste, sia per chi ha già una persona, sia per chi non ha nessuno. Vediamo un po' che mi dicono. Partiamo da questi. Allora, sull'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi della prima variante,
dubbioso, hai dei dubbi, o su qualcuno o sull'amore, ti vedo dubbiosa o dubbioso. Vediamo un po' di dubbi. Vediamo, qui metteremo la carta della tua energia, qua della persona che ti viene incontro in questa settimana, se c'è, altrimenti della persona che ti viene incontro se la conosce, e poi vediamo alla fine cosa succede in amore per te. Allora, la tua energia, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore? Nell'amore di coppia, interpersonale, vediamo. Amore. La morte, cambio. L'imperatore, paggio di denari. Allora, è avvenuto un grande cambiamento nella tua sfera emozionale, un grande cambiamento elaborato da tempo. Io qua vedo, se non c'è nessuno per te in questo momento, vedo una grande presa di posizione nel avere le idee chiare per quanto riguarda il lavoro e la stabilità, o tutto ciò che riguarda per te stabilità. Idee chiare, ferme decisioni per tutto ciò che riguarda la stabilità. Quindi ti vedo più concentrata o concentrato, se non c'è nessuno per esempio, sulla concretezza, sulla stabilità, sulla pragmaticità, perché hai avuto un grande cambiamento che si è riversato in questo tipo di approccio. Va bene? E va bene così, ok. Per altri di voi stanno vivendo invece una situazione con una persona che vuole concretizzare nella materia insieme a te, e c'è una grande possibilità, nonostante qua ci possano essere dei dubbi, c'è una grande possibilità che questa persona concretizzi in questa settimana con te, se c'è già questa persona, nonostante tu abbia dei dubbi. Qua abbiamo un 4 di denari. Molti di voi invece che state guardando vi vedo molto concentrate sulla vostra stabilità personale più che sull'amore relazionale con l'altro di coppia, nella vostra pragmaticità, diciamo col vostro amante mistico, che è anche tutto ciò che vivete nella forma, sotto forma di lavoro e di quello che fate, più su di voi. Ok. Vediamo la persona che ti viene incontro in questa settimana. L'energia della persona che ti viene incontro. Per adesso abbiamo i segni dello Scorpione e dell'Ariete, o ascendente o Luna e Venere in questi segni. Allora, qual è l'energia della persona che ti viene incontro? Due di spade. Il Papa. È una persona che deve prendere delle decisioni importanti. Ok, 7 di spade. Allora, qua abbiamo una persona che, o una persona impegnata, e quindi tu hai dei dubbi, è una persona impegnata che deve prendere delle decisioni importanti e che non te l'ha detto, e che o si è dileguata o è stata evasiva, o c'è no contact, o è una persona impegnata o ha altre responsabilità che denotano il suo impegno. Può essere una persona che deve, qua vedo una persona che ha necessità di prendere una decisione importante, sta ancora pensando. O è una persona, oltre a quello che ti sto dicendo, che ha delle responsabilità e sta evitando ancora nei tuoi confronti di prendere una decisione. E qua c'è amore dubbioso, dubbi, evasività, dubbi. Quindi da questa parte abbiamo delle responsabilità che evitano di prendere decisioni nell'altro, con l'altro, perché sono prioritarie delle altre cose. Allo stesso tempo possiamo avere, ripeto, ribadisco, o una persona impegnata in altra relazione o una persona impegnata su altri fronti, che ti evita o ti ha evitato fino a questo momento per indecisione. Ok, vediamo. Qua c'è 5 di bastoni, mi parla di una persona che può essere, che ha problemi con il suo intorno. Magari non ti ha detto delle cose, non ti dice delle cose, ha problemi con il suo intorno, e credo che non ti abbia detto che è evasivo o evasiva questa persona nel dirti che ha problemi importanti con il suo intorno, o familiare o lavorativo o di responsabilità. Qua c'è lavoro e problemi con l'intorno, va bene.
Vediamo cosa succede alla fine in amore per te. La giustizia, ci picchiolina. E beh, interviene, decisioni ferme quasi si prendono. La. 6 di coppe. Oh là là, 2 di coppe, ci picchia, addirittura, e così me lo mettete. Questa è una stesa bomba comunque, ve lo dico, è la cosa in attesa, apriti al cambiamento, spesso quello che desideriamo magari pensiamo che sia solo un sogno, non è così, anche se tutto è un sogno, anche quando desideri, anche quando ti accadono le cose. Allora, io qua vedo amore, amore, amore. Allora, qua vengono prese giuste decisioni, la giustizia, si sistemano delle cose che erano in stand-by, si sistemano le cose, questa persona la conosci bene, 6 di coppe, o la conosci di questa vita o in altre vite, però hai un'affinità elettiva. E poi c'è il 2 di coppe, che te lo dico a fare. E te l'avevo detto qua. Te l'avevo detto nel caso in cui tu avessi avuto a che fare con una persona che voleva prendere una decisione di concretizzare, ok? Se è una persona nuova, va bene? Qua c'è una persona che tu conosci da altre vite. Io ti dico che inizialmente questa persona può sembrare un po' evasiva, anche se l'hai conosciuta da poco, però deve prendere una decisione giusta nei tuoi confronti. E poteva avere dei dubbi, puoi essere anche tu in questa energia, mi spiego, e quest'altra persona in questa, vedi un po' dove ti risuona. Fatto sta che considerando queste due linee di energie, quello che capita invece in amore in questa settimana è completamente inatteso, come dice la carta del drago immaginale. È completamente inatteso. Per giustizia si sistemano cose anche del passato e qua si passa al 2 di coppe, che è la condivisione. La condivisione, sì. Ok. E fammi vedere perché questo c'ha il 7 di spade. L'asso di spade evita di parlare o ha evitato di parlare o di prendere una decisione importante. Però poi la prende. 9 di spade, preoccupazioni, paure, pesantezza. E sì, si prendono qua delle giuste decisioni. Qua abbiamo anche i segni del toro, della bilancia, che può essere ascendente l'uno o Venere o tu o questa persona. Vediamo con i miei oracoli, lui-lei, qual è l'energia che muove questa persona verso di te facendo questo. Con i miei oracoli, lui-lei, che invece potete trovare sotto all'info box in descrizione. Ok? Allora, vediamo. Non so, fate una cosa di... Visto la carta diceva una cosa di inattesa. Amore, ci vediamo così per risolvere in quel posto, per risolvere, magari fai una cosa in attesa, ci mandi tua sorella, non ci mandi tu, che ne so, ci mandi tuo zio, non lo so, fai una cosa in attesa, tu stai dietro l'angolo, poi dopo decidi, è uno scherzo, vabbè, fai una cosa così, che ne so, vabbè. Allora, vediamo. Quali sono le emozioni che guidano i passi e le azioni di questa persona nei tuoi confronti? Sei bella da togliere il fiato, e perché sei troppo bella, sorella mia, o fratello mio, sei troppo bello da togliere il fiato. Questa è una persona che la lasci mozzafiato proprio. E beh, così stanno le cose. Cos'altro? Solo tu mi fai sentire così. C'è questa persona che la fai sentire in modo inequivocabile, ha a che fare con il 6 di coppe. Il 6 di coppe è una bellissima energia che mi parla delle vite passate, del bambino interiore, che si trova tra l'altro nel quarto chakra, che è il maestro, cioè il bambino interiore si trova nel secondo chakra, a livello di ricordi, ma il maestro interiore, per molte tradizioni, si trova nel quarto chakra e per molte tradizioni, stavo dicendo, è un bambino che ride e si trova nel quarto chakra. Nel quarto chakra ci sono diversi spiriti, non c'è soltanto il maestro interiore che è un bambino che ride, c'è anche lo spirito del genio. Non a caso è nel cuore, è nell'amore il genio. Quindi, ok, cos'altro? Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo, e si ricollega perfettamente a questa carta dell'evitamento, del 7 di spade. Se l'ho fatto c'è un motivo, forse non ha preso una decisione in un certo tempo, o si è dileguata, o non sapeva che pesci prendere, insomma,
non pensare male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. E infatti qua, rispetto a qualcosa di male, tra virgolette, o che la nostra mente ha giudicato male, c'è la giustizia che interviene, si sistemano le cose, creando un'energia e una condivisione bellissima qui, d'accordo? Ok. Vediamo adesso, mettiamoci le ultime carte degli oracoli, queste, sull'amore. Sinfonia incompiuta, infatti. La tribù, qua vedo incontri ma anche discussioni con altre persone che ci sono potute essere. È un nuovo ciclo. Allora qua, sinfonia incompiuta, c'è un incontro qui. La tribù per me questa carta ha a che fare sia con la famiglia, con l'intorno, che con un incontro, va bene? Quindi sinfonia incompiuta, rispetto a situazioni che dovevano essere sistemate, avevamo il 5 di bastoni qua dietro, ti ricordi? Ok. E l'incontro tra di voi, e girare in tondo è la carta che mi parla della spirale, no? Cioè di un cambiamento, affrontare cose irrisolte del passato, pacificare gli eventi, diremmo noi, no? Nella nostra scuola, ad approccio sciamanico, e pacificare gli eventi del passato 6 di coppe per iniziare una nuova fase, d'accordo? Ok, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante delle carte del drago immaginale. Andiamo a vedere di che carta è, affinché possiamo andare ad applicare il messaggio della carta a quello che poi i tarocchi andranno a leggere nella realtà fenomenica. Ok? Vediamo qual è il modus operandi per te in questa settimana, affinché tu possa sciogliere paure, resistenze, attaccamenti che ti separano dall'amore, dal darti, dalla prosperità a tutto tondo. Allora, vediamo. Emozione, bellissima questa carta. C'è Selene che è seguita da un cavallo bellissimo bianco. Emozione. Ci saranno delle emozioni con le quali avremo a che fare in questa settimana. Lo abbiamo sempre le emozioni con le quali avere a che fare nella settimana, nei momenti, in ogni attimo della nostra vita. In particolar modo in questa settimana questa carta ti chiede di stare a stretto contatto con le tue emozioni e di vederle da una prospettiva non duale. Cosa vuol dire? Di vederle da una prospettiva sciamanica, ossia vedere lo spirito che si cela in quell'emozione. Come vi insegno sempre, ogni emozione è un dio, una dea, uno spirito, e quindi di conseguenza dialogare con l'emozione ci porta il senso della non dualità. Lo sciamano è colui che vede lo spirito in ogni cosa che esiste. Per esempio, se tu una quercia, no? Una quercia, se tu vedi la quercia con gli occhi della mente razionale ordinaria, tu allora analizzi la quercia, nel senso vedi un tronco, vedi i dettagli della quercia, li vedi le foglie, li analizzi da una prospettiva non poetica, una prospettiva limitata, monca. Se invece tu vedi lo spirito della quercia e poi vedi la quercia nella realtà fenomenica è la quercia, lo spirito che si cela è la realtà invisibile. Se tu inizi a comunicare con l'invisibile, con lo spirito della quercia, entri nella realtà sciamanica, non duale. Ecco, quindi stretto contatto con le tue emozioni, dialoga con le tue emozioni, perché hanno la chiave per la risoluzione di certe difficoltà. Soltanto dialogando con le emozioni che sono dee, tu puoi auspicare alla libertà. La nostra anima si nutre di emozioni, la nostra anima si nutre di pathos, di dramma, che non è inteso dramma come lo intenderebbe la mente razionale, come dolore inteso dalla mente ordinaria, ma è pathos, il pathos greco, è la poesia. La creazione dell'anima infatti si chiama mitopoiesi.
E quindi la poesia con la quale la tua anima si nutre in questa settimana sono certe emozioni. Devi nutrire quelle emozioni, non devi evitare le emozioni come farebbe la mente razionale, che sia rabbia, che sia tristezza, che sia paura, che sia solitudine, che sia impotenza. Devi nutrirti di loro. Perché poi quando l'anima ha un certo grado di nutrimento, lascerà quelle emozioni, non si ciberà più di quelle emozioni, non ha più bisogno e passerà ad altre emozioni che saranno di gradi diversi, emozioni diverse. Ok, adesso leggiamo questa carta 9. È interessante perché prima è uscita la D. Vabbè, non vi dico che carta è uscita prima in caso dovete vedere anche l'altra variante. Allora, 10. No, non è la 10, la 9, scusami. Avete capito? L'altra è la 10, quella è l'altra variante, ok. Emozione. Allora, l'emozione è il ponte tra la visione e la realtà. È lo strumento per convincere la materia a realizzare ciò che è nella visione del cuore. Non puoi comprendere questo se vedi la materia come sostanza oggettiva, come vi ho detto della quercia, no? La materia è pura possibilità ed è plasmabile dalle emozioni. Le emozioni possono convincere il corpo e il mondo a manifestare la tua visione. Per raggiungere i tuoi obiettivi devi sciogliere la paura profonda, risolvendo l'inganno che la nutre. Uno degli inganni più limitanti è quello che spinge a credere che le emozioni siano conseguenze di eventi e vengano scatenate da reazioni biochimiche. Lo sciamano, esattamente come gli antichi, vede nell'emozione il volto di un dio, di una dea. E affinché tu possa vivere quella determinata emozione ed essere in contatto con quel particolare spirito o divinità, che l'evento si è manifestato e non viceversa. Cioè, arriva prima l'emozione, il Dio, poi l'evento che lo mette in scena. Questo ve lo dico da sempre. La credenza nel tempo lineare, nella sensazione del prima e del dopo, ti porta a concludere che prima viene l'evento e poi l'emozione. E invece tutto è il contrario. Come vi dico sempre, nell'invisibile è tutto il contrario. E noi dobbiamo avere una visione controcorrente, ribaltata, proprio come l'appeso, che è la carta della persona spirituale per eccellenza. Questa è un'interpretazione desacralizzata dell'esistenza, che ha il fine di creare l'impressione di una realtà oggettiva. Non esiste la realtà oggettiva ed è proprio il trucchetto, il tranello della mente razionale che te lo fa credere. Viene prima l'evento, poi l'emozione. No, viene prima il Dio, l'evento e poi l'emozione che te lo fa vivere. Lo scopo è tentare di misurare, prevedere, governare gli eventi attraverso la mente logica. Insomma, la mente plasma l'immagine della realtà nel mondo in modo tale da avere l'impressione di poterla comprendere e controllare. Come vi dico sempre, la mente ha l'ardire di controllare e prevedere gli eventi, ma gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei. Ogni cosa accade per un fine, non perché ha una causa. Come diceva Giordano Bruno prima di essere messo a rogo. Ok. Non è vero che c'è una realtà oggettiva dove avvengono eventi che scatenano emozioni. Piuttosto esiste la nostra necessità di riunirci con la divinità che si manifesta nell'incontro con molteplici spiriti, dei, dee, numi, che sono emozioni. E a questo fine manifestiamo nell'unione con la divinità immagini di eventi che sono apparizioni, sogni, miraggi. Tutta la realtà oggettiva non esiste. Come diceva qualcun altro, la realtà è fatta della stessa sostanza dei sogni, è tutto un sogno. Ok. La mente logica ci dimostra quello che vuole, non quello che è veramente sono le cose. Quello su cui lei, cioè la mente logica, può pensare di avere un controllo, non ci dimostra la realtà. La mente logica ci presenta una mappa del reale, non il vero territorio, che le rimane inconoscibile invece. Lo strumento di una vera conoscenza è
è un alto quoziente non di intelligenza ma di disponibilità, attraverso il quale è possibile incontrare, abbracciare l'emozione e dialogare con essa al fine di scoprirne l'autentico messaggio per noi. Quando vi dicono, come ho appreso dallo yoga sciamanico, aiutami ad aiutarti ad aiutarmi, di all'emozione. Parlami, perché sei qui? Aiutami ad aiutarti ad aiutarmi. Io ho fede in te, io mi affido a te. E allora lì arriva la vera conoscenza. Il responso del drago. Le nostre emozioni sono spiriti, araldi, sono pure forze, energie che ci spingono alla riunificazione con il divino, a ritrovare la dimensione della non dualità, dell'amore, della bellezza e dell'immortalità. La mente le analizza, le giudica, anestetizzando la nostra percezione, diminuendo l'intensità dell'incontro. Come vi dico sempre, quando arriva un'emozione, aumentatela. Provate tristezza, aumentatela, fatelo col respiro, ve l'ho spiegato nella pratica, la potente pratica che vi ho messo nella playlist, sempre meditazioni guidate. Aumentate l'emozione col respiro di consapevolezza, che è quello che tiri più aria possibile dalla bocca. Aumentatela, aumentatela. Non l'anestetizzate con l'analisi mentale, perché ne diminuite la potenza. Se diminuite la potenza, state diminuendo un Dio che tornerà comunque per farsi risentire, affinché tu possa prendere quel potere di quel Dio, la vera conoscenza. A volte tutto ciò è necessario, ma non sempre. Quando questa carta esce, il drago immaginale vuole dirti che tu sei pronto per un incontro diretto, immediato, con la pura forza, e non hai bisogno della mediazione della mente, cioè sei pronto all'incontro con un certo tipo di emozioni o più emozioni e non c'è bisogno che la mente entri in gioco. Cioè, devi viverle senza il giudizio della mente, né male né bene, giusto né sbagliato. Allora devi fare un'esperienza diretta dell'emozione che l'evento per il quale hai interrogato il drago ti sta portando. Cioè, arriva un evento, ok, e si mette in scena il dio o la dea che è l'emozione che vuole palesarsi a te. Sei pronta, ti dicono, sei pronto a questa emozione. E qua ci dà anche Selene il rituale per la buona riuscita. Entra nell'emozione che stai vivendo, liberandola da ogni significato mentale, non giudizio. Osserva dove la senti nel tuo corpo, in quale parte e che caratteristiche ha. È calore, vuoto, gelo, vibrazione o altro. Permettiti di vivere con intensità la tua emozione senza darle alcun nome, senza darle il nome di tristezza, rabbia, solitudine, euforia. Puoi darle il nome della dea, dea o dio, o dea della tristezza o dea della rabbia. Io vi ho detto spesso di dare il nome, no? All'emozione. Fate come meglio vi aggrada, come più il vostro cuore sente. Fai piazza pulita di ogni definizione. Semplicemente senti la tua emozione come pura energia e poi dialoga con essa, considerandola come uno spirito araldo che è venuto ad annunciarti qualcosa che la tua mente analitica non può capire, ma che tu puoi comprendere attraverso il cuore. Rivolgendoti all'araldo, ripeti mentalmente o bisbiglia la seguente formula psichica: ti prego, aiutami a vedere ciò che non vedo, aprimi la strada. Fammi essere alla tua altezza, ok? L'animale che devi visualizzare è il cavallo, che rappresenta l'immediatezza dell'emozione, ecco perché qui c'è il cavallo. Il custode del cavallo, oggi vincente, è chi ascolta le proprie emozioni. Noi non siamo soli, le nostre emozioni sono spiriti inviati dai nostri antenati, dagli alberi. Non esiste qualcosa come l'emozione positiva o negativa. Tutte le nostre emozioni sono spiriti in festa che ci invitano alla danza.
Messaggio pazzesco, bellissimo. Quindi arrivano delle emozioni in questa settimana, sono pronta, sono pronto. Non parlare, non giudicarle. Parla con l'emozione come un maestro. Maestro, aiutami ad aiutarti ad aiutarmi. Fammi essere alla tua altezza. Ok. Adesso vediamo nella realtà fenomenica cosa accade in linea generale affinché noi possiamo applicare questo. Vediamo cos'è che scatena queste emozioni, perché viene prima l'evento, l'emozione del Dio e poi la messa in scena che te lo fa vivere. Per le mie ragazze e i miei ragazzi della seconda variante. Quali sono gli eventi, enti, entità, spiriti, dei, cosa manifestano nella realtà fenomenica? Allora, vediamo. Ah, la torre! Meglio della torre! Ma oh, meraviglia! Abbiamo la distruzione, un evento molto potente qua. O c'è già stata questa torre, che è un evento distruttivo della mente razionale che vuole prevedere, controllare, che ha l'ardire di controllare la natura, il potere sulla natura e quindi sugli eventi, o capiterà un evento distruttivo, un evento torre. Sei pronta o sei pronto? Dialoga con l'emozione di questo evento. Vediamo un po'. Allora, ancora. Wow, 6 di bastoni, per molti di voi è già successo questo evento, 6 di bastoni mi parla del successo, della riuscita del dialogo con le tue emozioni, dell'acquisizione del potere del Dio che si trova, che si cela dietro a quel fatto che accade. Successo, il 6 di bastoni mi parla di una ripresa del, passatemi il termine, del controllo della tua vita, ma non è ripresa del controllo nel senso come lo intende la mente razionale, di un successo, ok? Qua è uscita un'altra. Wow, il sole, bellissimo. Vedo tanta felicità in questa settimana. O per un evento già successo e quindi tu esci dalle emozioni, dall'approccio della mente razionale come avrebbe approcciato le emozioni e quindi c'è un pieno successo, un pieno esito in tal senso. Il sole mi parla di allegria, di abbondanza, notizie felici, di successo. Notizie felici è una gioia acquisita dentro di te grazie a un momento torre che è la distruzione del vecchio. O succede in questa settimana un evento distruttivo che subito dopo c'è una piena gioia, o è già accaduto e quindi è l'adempimento del fatto che tu riesci a dialogare con le emozioni avendo capito che la realtà è una proiezione della tua anima affinché tu debba sperimentare delle emozioni che ti danno la possibilità di oltrepassare i tuoi limiti e quindi c'è un pieno godimento in questa settimana, oppure succede in questa settimana e poi c'è una ripresa pazzesca. Ok. Vediamo un po' ancora, due altre. 7 di bastoni, limiti, 4 di denari. Allora, il mago. Allora, questi sono limiti e queste sono ristrettezze, va bene? Ci potrebbero essere, il mago regina di spade, ok, ci potrebbero essere delle questioni, oltre a quello che ti ho detto, delle questioni riguardanti dei limiti e delle ristrettezze. Limiti e ristrettezze. Allora, o per questioni riguardanti casa, denaro, stabilità, ci sono dei limiti, delle sensazioni che delle situazioni in cui ti fai i conti, perché magari non puoi dire non posso permettermi questa cosa, non posso fare quest'altra cosa, ok, quindi ti arriveranno un certo tipo di emozioni, può essere penuria, può essere tristezza, come ci ha detto proprio la carta. A fondo mazzo abbiamo il mago,
che è colui che co-crea con le emozioni, cioè con gli dei. E hai già un grosso potere per farlo. Ecco perché la carta ti dice sei pronta. Ti ricordi nella dicitura della carta? Sei pronta, sei pronto. Perché hai già vissuto una situazione di distruzione del vecchio, cioè di vecchio approccio alla realtà e alle cose. Hai sotto controllo tutto, sotto controllo, passami il termine, non è controllo razionale, cioè sai come funzionano le cose. Quindi ti si presentano delle questioni di limiti o ristrettezze nella sfera economica, casa o lavorativa, dove tu puoi esercitare la volontà del mago che hai già acquisito con una vecchia distruzione. Ehm, per altre di voi metterete dei limiti al mondo in questa settimana, perché state bene così come state. Metterete dei limiti al mondo, dei limiti al mondo, state bene così come state, e in questo stare un po' più da soli, un po' più da soli, avrete a che fare con un certo tipo di emozioni che hanno a che fare con la carenza, con la penuria oppure con la rabbia. Vi arrivano così, cioè vi arriva così, non c'è un evento in particolare magari state a casa, a un certo punto vi arriva un momento di tristezza o di rabbia o di ristrettezza o di penuria, perché state pensando a qualcosa. Quel pensiero non è un caso. Sei pronta o pronto a viverti quell'emozione affinché tu possa generare e co-creare nell'unione erotica col divino, cioè con l'emozione, una realtà di mago diversa. Ok? Fammi vedere un po'. Sul 4 di denari. 6 di denari. Mi parlano di economia. Paggio di spade mi parla di economia o di denaro. Potrete sperimentare un po' di limiti o ristrettezze per quanto riguarda l'economia. Magari non c'è abbastanza denaro per fare questo o non c'è abbastanza denaro per fare quest'altro. Potreste sperimentare dei limiti o una sensazione di penuria emozionale che viene con un evento materiale. Mi spiego? Sei pronta o sei pronto affinché tu possa creare quella prosperità. Devi parlare con l'emozione, proprio come ci ha detto questa carta. Vediamo di cosa parla il sole. Il 10 di coppe. Hai degli ottimi amici o delle ottime persone che ti circonderanno in questi giorni. Ottimi amici o una famiglia animica o una famiglia spirituale, una famiglia di meditazione, una famiglia... la nostra stessa famiglia di Taromantic può essere, no? Nel supporto di queste emozioni, mi spiego, nel supporto della giusta pratica con le emozioni e sentirai il tuo cuore aperto rispetto a come affrontare certi tipi di emozioni, ok? Nel darti all'emozione. Ok, infatti qua c'è il 3 di denari, vedi ci sono tre donne che fanno le pratiche magiche col pentacolo, una famiglia con la quale tu ti senti supportato, supportato nell'affrontare l'equilibrio che ti spetta per diritto di natura e anche a livello materiale e che puoi realizzare cooperando con le emozioni, co-creando con gli dei e non con i falsi miti sociali, i falsi dei, delegare alla responsabilità esterna quello che non hai, che ti manca, no, perché è voluto da un karma affinché tu lo possa risolvere. Ok. Ok, adesso passiamo all'amore. Vediamo, andremo a mettere una prima fila, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno nella tua vita, qui per te, qua la persona che ti viene incontro e poi alla fine cosa succede in questa settimana per te. Amore, per te, che hai la carta dell'emozione. Vediamo come vanno a stare, miei ragazzi e miei ragazzi. 9 di coppe. Ti vedo bene così come stai, a prescindere da tutto. 8 di coppe. Cambio. 4 di spade. Guarda, è un momento di forte introspezione per te, sai? Perché io ti vedo che tu vuoi raggiungere un tuo benessere personale al di là di qualcuno, se c'è qualcuno o meno, no? Il tuo amante mistico, come vi insegno sempre nella scuola, e come ci insegna Selena. Lo yoga sciamanico.
Vuoi raggiungere un benessere personale tuo a prescindere. Ti vedo pensare se andare via da una situazione, fare un cambio emozionale, quindi andare via da una situazione per stare autonomamente bene, una situazione emozionale, magari stai con qualcuno e stai pensando di lasciar perdere una situazione o stai pensando di prendere una decisione che significa me ne vado o non me ne vado, per stare bene vado o non vado. Quindi vedo che c'è una meditazione col 4 di spade, un meditare prima di prendere una decisione necessaria nel fare un cambio emozionale che ti dia maggiore gioia, soddisfazione e felicità. Ci può essere un silenzio con qualcuno per alcune di voi e la tua necessità di fare un cambio per avere un certo benessere tuo personale. Va bene, vediamo un po'. Molte di voi sono da sole, single, stanno pensando al loro benessere personale, cercando di prendere una decisione su come stare ancora meglio. Ok. E delle emozioni, l'otto di coppe mi parla di un cambio emozionale, vi verranno a trovare, ok? Sempre con la carta dell'emozione, nella meditazione qui. Vediamo la persona che ti viene incontro in questa settimana, l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Paggio di spade, regina di spade. È una persona che ti vuole parlare, una persona che ha pensato molto di prendere una decisione per parlarti, una persona che ha le idee chiare e ti parla, cioè ha necessità di parlarti per mettere in chiaro delle cose e sistemare delle cose che sono sospese. Per alcuni di voi è una persona che sta facendo un divorzio e che fa questo divorzio o sta pensando di fare la giusta cosa anche in questi termini. Sì. Ci può essere un silenzio, se stai connettendo con qualcuno ci può essere un silenzio tra te e questa persona. Questa persona vuole prendere la giusta decisione nei tuoi confronti. Sta chiarendosi le idee, è una persona che osserva molto, molto pensare prima di prendere la giusta e chiara decisione. Altrimenti è una persona che può aver, se la conosci in questa settimana, può avere delle cause legali in corso. Mi parlano di varie cause legali, anche matrimoniali o delle cause in corso. Ok. Vediamo, sta pensando di fare cose giuste nei tuoi confronti, chiarendosi le idee. Vediamo cosa succede alla fine per te in questa settimana, in amore. Cavaliere di denari, 8 di spade, il sole. Allora, se è già una persona, io qua vedo che delle circostanze lavorative possono rallentare un incontro, però alla fine vedo con il sole e con il 3 di coppe di fondomazzo, vedo un bell'incontro dove si festeggia, si celebra, vedo celebrazione. Circostanze lavorative o legate a situazioni burocratiche, giudiziarie, non lo so, possono rallentare un po' il percorso, però poi vedo o possono dare angoscia, soprattutto a questa persona credo forse, vabbè, ma al di là, la situazione qua va un po' più lenta o è andata un po' più lenta e qua vedo con il sole e il 3 di coppe, vedo condivisione, vedo felicità e molta allegria in questa settimana. Per alcune di voi che hanno sospeso con una persona, se ne sono andate da una persona o insomma, state pensando di andare via da una situazione, va bene? State pensando di andare via da una situazione. Io qua vedo che la cosa è andata lenta per un po', cioè già da tempo dovevi prendere questa decisione. Vedo che tu puoi conoscere delle persone nuove che hanno del bel potenziale, perché hanno col sole e col 3 di coppe un'allegria che ti trasmette molta allegria da un momento introspettivo, ok? Sì. Qua abbiamo i segni dell'Acquario, Gemelli, Bilancia, Leone, che può essere sole o ascendente in questi segni. Vediamo energia positiva per te in questa settimana. 7 di bastoni. Alcuni di voi mettono dei limiti a qualcuno, escono con degli amici e conoscono nuove persone. Sì. Vedi, 8 di coppe, 8 di bastoni, limiti alla comunicazione, al vostro positivo sta. Uscite o comunque sia conoscete persone nuove o vi circondate dei vostri amici più cari e questo vi fa stare bene. Vediamo energia negativa.
il giudizio, infatti qua il negativo è qualcosa di irrisolto, di una decisione da prendere che prenderai in questa settimana, è qualcosa di irrisolto. Qua c'è la morte, una decisione nuova da prendere al blocco e qua verrà presa in questa settimana dopo questi blocchi. Mettendo dei limiti o combattendo per ciò che ti fa stare bene, mettendo limiti a chi devi mettere dei limiti, insomma, o combattendo per ciò che ti fa stare bene, evitando anche ciò che non ti serve in questa settimana, perché ti vedo contenta del tuo o contento del tuo benessere personale. Da un po' dovevi fare già questa scelta, eh? Sarai un po' evitativa o evitativo, però questo è a tuo favore, ok? Ricordati le emozioni, come ci dice la carta, viviti le emozioni, vabbè tanto te l'ho già detto prima, eh? Vediamo con i miei oracoli, lui, lei, l'amore per te. Molti di voi conoscono una persona nuova, con questo sole, con la quale nasce una bellissima amicizia, perché il sole è una carta di grande amicizia. Vediamo l'amore cosa ti dirà in questa settimana. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo. Io non mi abbasso a mercanteggiare, questo è più che altro la tua carta, perché tu cerchi il tuo benessere, no, personale, come sto bene? Allora devo fare un cambio emozionale, devo prendere una decisione che mi faccia stare bene. Qual è la decisione migliore? Io non mi abbasso a mercanteggiare, l'amore ti fa dire questo, ok? Niente meno di quello che io sento di valere, insomma, ok? Cos'altro? Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Questa è una carta che mi parla sia di una persona che puoi avere, che ha vissuto un grosso tormento o che puoi conoscere. E qua c'è la risoluzione di un certo karma col sole. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Se c'è una persona è questa stessa energia di questa persona, altrimenti è il tuo amante mistico attraverso le proiezioni delle persone che ha fatto fino a questo momento che ti dice io mi sento degno, cioè ti fa dire a te io mi sento degno o degna di ciò che merito, che mi fa stare bene, nome di coppe. Ok. Cos'altro? Ti sto manifestando. Qua c'è la manifestazione di qualcuno. Con il sole abbiamo la manifestazione di qualcuno. Ti vedo libera o libero, contenta o contento, è la manifestazione di qualcosa, o un nuovo amore o la pacificazione con qualcuno. Molte di voi sono più improntate in questa stesa con tutte le carte che sono uscite nel creare una realtà all'altezza dei tuoi potenziali col 9 di coppe. Ok. Vediamo cosa ti dice l'ultimo oracolo. Immaginare, secondo le regole, guarda, ti sei attenuta a delle regole o ti sei attenuta o attenuto a qualcosa per troppo tempo. Un bivio qua ha a che fare con una scelta in questa settimana. Una scelta che ha a che fare perché per troppo tempo ti sei attenuta a delle regole che non erano conformi a ciò che hai immaginato, o a delle strutture, a delle credenze o dei modus operandi tuoi o dell'altra persona che non erano come la tua immaginazione voleva, no? Allora devi fare una scelta, ci sarà una scelta qua. È tempo di andare. Molte di voi prenderanno la decisione di andare via da una connessione, anche se non ci state insieme, ma di uscire, di aprirvi. Prendete questa decisione e incontrate delle belle persone qua. Una bella situazione, c'è una bella amicizia. E per altri di voi state facendo, secondo me alcune di voi hanno dato invece, daranno un ultimatum a qualcuno, perché ciò che immaginate non era ciò che volevate. E qua vedo con il sole una risoluzione. Qua avevamo poi, no, il 3 di coppe di prima, una pacificazione, mi spiego? Ok. Beh, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua.